Ragazzi, oggi torniamo a fare sul serio con le Maxi Enduro, perché ci siamo accorti che in realtà vi piacciono anche a voi e a noi ci piacciono, quindi dovete seguirci su tutti i nostri canali perché sta arrivando qualche novità, ma non vi anticipo altro. Andiamo a lei. Qui con me c'è la nuova KTM 890 Adventure, che in realtà l'abbiamo già provata. L'ha provata Federico Faccioni su Red Live, perché lei, di cui c'è il video per chi se lo fosse perso, perché lei è la moto adatta veramente a 360 gradi. Perché abbiamo qui lei e non la R? Perché noi di Dirt lo sappiamo, dobbiamo per forza sporcarla, perché per il momento è arrivata soltanto lei. Con la R in realtà noi avevamo già provato anche la versione dell'anno passato, se volete ridarci un occhio guardate nei nostri video, ma andiamo a parlare di oggi. Siamo in realtà in un campo di addestramento dell'esercito, infatti qui dietro c'è anche quelle che sono le antimine, no? Quando bisogna coprirsi e ripararsi, e siamo qui perché vogliamo sganciare delle vere bombe. Ma ora andiamo a scoprire queste bombe a mano che vi stiamo per tirare e andiamo a vedere come è fatta nel dettaglio e come si guida. Andiamo! Finalmente il design della 890 è da Adventure vera. I convogliatori sono stati ridisegnati, ora si collegano al faro. Nuovo il cupolino più protettivo. Il lato tecnico, la forcella da 43 VP Apex diventa regolabile nel precarico e nell'idraulica. Raga, basta con queste statiche, perché in realtà il video ve l'abbiamo già detto. Fede vi ha raccontato profilo per segno come è fatta nel dettaglio e lo potete vedere qui, quindi andate a sbirciare Red Live di qua. Adesso noi partiamo a guidare, forza, andiamo in off-road e vediamo. Let's go! Ok ragazzi, prime considerazioni a caldo, raccontiamo un po' come sta andando. Allora, mi piace, alla fine questo slogan qua, Ready to Race, con lei rimane sempre, perché così, salto sopra e mi sento in sella ad una moto Adventure con il taglio realistico puro, nel senso che ho una condizione di avvicinamento del terreno davvero vicino, mi sento lì attaccato e questa cosa mi dà una sensazione di pura velocità, perché mi abbasso, la guido bene, partiamo da un manubrio super incisivo, mi dà questa presa a gomiti larghi che posso veramente aggredire tutto, ma soprattutto mi dà pieno controllo, mi dà sicurezza e fiducia. E quindi questa impostazione tra comunque le ginocchia che non rimangono troppo flesse, tra invece una situazione in cui riesco a caricare bene il posteriore, mi sposto, mi piace, mi dà questa voglia di girare il gas, soprattutto quando le distanze diventano più importanti, quindi tutto diventa più veloce, più di velocità, e posso buttare dentro le marce, allungarsi veramente e dargli dei tagli completamente off-road. Certo, la prima cosa che avvertiamo sicuramente è che non siamo in sella alla R, nel senso che poi quei millimetri che mancano ci sono, nel senso che quando veramente iniziamo a mettere le velocità importanti, iniziamo a fare sul serio e a spingere veramente, abbiamo e avremmo bisogno di una sospensione molto più rigida, molto più sostenuta. La moto inizia a imbarcarsi un po' troppo e ci scompone, questa roba rende tutto un pochino più complicato, ma semplicemente ti viene da togliere leggermente il gas quando veramente stiamo andando a forzare, e noi di Dirt lo sappiamo, ci piace veramente iniziare a darci del gas, quello vero. Però salti sopra, la prima cosa che avverto rispetto alla versione precedente è che questa zona qui, che è stata completamente ridisegnata, in realtà mi ospita di più. Sarà anche un po' questo sguardo più racing a primo acchito, guardandolo da vicino, così racchiusa, avvolta, che mi dà una condizione magari anche completamente solo psicologica, però mi dice sì dai, sono qui, bella cattiva per te, stringimi e mettimi veramente a cannone. Una pecca, qualcosina dovrei dirla. Effettivamente queste plastiche le sento scivolare
un pochino tanto. È vero, la situazione migliore comunque l'abbiamo di presa sulla sella, che invece comunque abbiamo grande grip e sostegno. Nel momento in cui ci avviciniamo magari anche in ingresso curva o siamo nelle fasi un pochino più lente, questa zona leggermente scivola. Una cosa che sicuramente voglio precisare è che i comandi sono esattamente dove devono essere, quindi questa è la prima cosa che quando salti su in sella avverti, quindi hai anche dei freni che ti seguono molto, non sono tanto potenti, però hai tanta modularità, quindi riesci veramente anche a forzare la pinzata, magari anche sul freno anteriore quando arriviamo un po' lunghi in qualche sterrato, e questa cosa in realtà quando sono alla sella di moto un pochino pesante mi aiuta, mi dà un pochino più di tranquillità e di agio nelle fasi di guida, perché comunque capita tantissimo nel sottobosco quando iniziamo a accelerare che in realtà siamo lunghi in una curva e l'impulso di tirare una frenata che in realtà non deve essere così incisiva, perché comunque l'avantreno lavora in modo completamente diverso, è fondamentale che che avvenga nel modo corretto in off-road, perché sennò si chiude, l'avantreno inizia leggermente a chiudersi, diventa troppo complicato. Altra nota importante è che quando iniziamo a fare dell'off-road vero, sicuramente i pneumatici. Qui abbiamo sull'STR e io non ho mai nulla da dire su di loro se non delle note positive, cioè sono veramente fantastiche. Tu salti sopra e dici: ok Simone, stai un po' attento perché qua allora il terreno è abbastanza scivoloso e poi cambia anche di condizioni, passiamo da un pochino di sabbiettina a una situazione invece magari di sottobosco più umido, qualche sasso qua e là, e quindi tende sempre a chiudere. Quindi se abbiamo un ottimo amico sul freno anteriore e anche il posteriore per come intervengono, arriva veramente in aiuto, ma tantissimo e in modo anche sorprendente, perché comunque abbiamo abbassato di pochissimo la pressione per iniziare a girare in off-road, ma sono praticamente quelli che si usano anche in una condizione normale di strada, cioè fanno paura. Non arrivo mai in quella situazione di allarme di ok Simone qua non tiene, cioè veramente si può usare tanto, certo è normale, comunque il tassello ha una percentuale davvero ridotta, non possiamo andare a fare delle robe estreme, che quello in realtà, piccolo inciso, mi piacerebbe veramente farlo appena arriverà la R, quindi promessa come fazzoletto bianco legato, appena arriva la R, se oggi ci stiamo un pochino divertendo, con la R vogliamo andare a fare un po' di enduro estremo vero e magari lì ci buttiamo su anche qualche gomma un po' più specialistica. Tornando a noi, in realtà come ho detto lavorano davvero bene, sicurezza sull'anteriore e tanta trazione, comunque considerando per quello che è la gomma, per il lavoro che fa il pneumatico posteriore al posteriore, cioè quindi veramente tanta trazione, ma lo senti anche quando vai a caricare sulle pedane. Altra nota invece, un pochino di impaccio, lo sento nel momento in cui mi sposto sul posteriore. È vero, con questa ci dobbiamo e ci facciamo assolutamente del touring a 360 gradi, come vi ha spiegato Federico, quindi passiamo dalla strada, passiamo da strade bianche, passiamo poi in off-road. Quindi le pedane del passeggero sono lì per ospitare il passeggero. Non sono così fastidiose, così presenti da crearci una situazione veramente scomoda, però nel momento in cui noi arriviamo in staccata, magari bucata come in queste condizioni di oggi, sai, non averle e poterle togliere diventa una nota veramente importante. Però questo è super interessante perché è facilissimo, basta levare con una dinamica puramente racing KTM come le moto specialistiche, prendere con la mano la pateletta, strac, si tira fuori e sei completamente pronto con una chiave a togliere le tue pedane, quindi sei molto veloce. Invece nota di demerito potrebbe essere il cavalletto posteriore, che invece secondo me rimane un pochino troppo esposto. Non lo prendo dentro sempre, ma lo prendo dentro abbastanza per l'utilizzo off-road. Nel momento in cui arretro un pochino troppo, lui è lì
è lì che mi crea qualche impaccio. Per fortuna la molla molto probabilmente è molto rigida, molto sostiene, quindi non arriva mai sicuramente ad aprirsi, però lo avverto e sai, quando sei alla guida in situazione off-road, che sei sempre un po' allerta a tutto perché sei un pochino alla ricerca dell'equilibrio massimo, anche il cavalletto che lo sfiori col tallone dici ma che ci fa lì? Però adesso voglio guidarlo ancora un po', voglio scoprire meglio le mappe perché sono partito con la rally che era completamente dedicata a darci del gas perché come mi solito fare stacco sempre tutto, ma adesso invece vado di off-road, voglio scoprire come funziona bene lei per tornare e dirvi il range del motore, i giri del motore, come sviluppano, come giri, come cambi, come rapportatura e poi parlarvi in conclusione come va questa moto in off-road. Ripartiamo! Ok ragazzi, è l'ora delle conclusioni. Mi sono divertito un casino, prima cosa che c'è da dire. Andiamo subito dritti al punto e partendo dal fatto che la prima cosa che bisogna fare quando si va in off-road sembra una cosa semplice e logica ed è quella di adattare la moto più possibile all'off-road, soprattutto quando vogliamo smanettare come ci piace a noi, come c'è nei nostri profili Instagram. Dare un occhio, un occhio. E quindi dobbiamo settarla ad off-road. Cosa vuol dire? Vuol dire che sicuramente ci tiriamo fuori la nostra bella brugola, come abbiamo visto abbiamo una fiancatina comodissima, tac, attrezzi all'interno, c'è veramente tanta roba ed è anche facile col taglio racing, in 2 secondi strappiamo fuori la pateletta e abbiamo lì tutto quello che ci serve. Giriamo la pedalina all'altezza della pedalina del freno perché andiamo a rialzarla, perché abbiamo bisogno della frenata e questa cosa funziona bene. Anche se devo dire che ci mettiamo forse un pochino perché con la Torx fa fatica a passare proprio la leva tramite il carter che tocca e quindi ci metti un po', però un po' di pazienza e avere l'altezza giusta è ideale. Una volta girato funziona alla grande. Continuiamo a settare quindi la nostra moto e passiamo con l'inserto dedicato a cacciavite a taglio perché andiamo a regolare l'idraulica di ritorno del monopolizzatore. Io gli ho dato esattamente ben 4 clic, l'ho chiusa di 4 clic, così l'ho fatto per dare più stabilità, però ci torniamo dopo quando vi parlo delle sospensioni della ciclistica, come funzionava nelle condizioni di oggi. Andiamo invece con la mano, gli ho dato anche lì, l'ho chiuso praticamente tutto e poi sono tornato indietro di 2 sulla regolazione del precarico del monopolizzatore e questo mi ha consentito di avere la moto molto più dritto nelle buconi veloci, quando in realtà in quella condizione l'Adventure con il peso inizia veramente a scodare se non siamo completamente dritto. Mi ha aiutato tantissimo, le regolazioni sono molto sensibili. Tornando a come dobbiamo settare la nostra moto, sicuramente andiamo anche sulla sospensione, che qui ahimè sicuramente la differenza rispetto alla R c'è tutta perché ho chiuso tutto. Semplicemente sono andato veramente dalla condizione di standard che va benissimo anche in una situazione un pochino più diciamo pronti via, faccio lo sterratone, quando vogliamo accelerare abbiamo bisogno di più sostegno. Ultima e non ultima, sicuramente il riding mode, bisogna assolutissimamente escludere l'ABS. Il traction control si può anche tenere, in realtà funziona molto bene. È logico che quando vogliamo invece avere completamente in mano la moto come piace a me, dobbiamo comunque disinserire. Io ho staccato tutto nel momento in cui poi iniziamo ad andare veramente di traverse. Non funziona male per chi invece ha le prime armi, perché il momento che taglia non è incisivo e quindi si può veramente giocare, iniziare ad azzardare, qualche derapata viene fuori lo stesso e non è così invasivo che dici ok basta, non riesco a fare più niente. Quindi è uno strumento secondo me molto fondamentale che bisogna prenderci confidenza, perché chi vuole iniziare con queste moto che sono le moto ideali per fare un po' di fuoristrada, l'MTC di KTM funziona davvero alla grande.
Parlando di elettronica, visto che ci siamo, sicuramente dobbiamo parlare dei riding mode. Vi ho detto che volevo provare tutte e due, l'ho fatto, l'off-road mi piace, secondo me l'equilibrio giusto nelle condizioni di oggi potrebbe essere l'off-road. Nel momento in cui noi però abbiamo bisogno di piena potenza, vogliamo veramente rischiarla anche un pochino sulla nostra pelle, perché lo ricordo sempre, ormai con queste moto si inizia a fare veramente tanto, anche qualcosina in più rispetto a quelle che potrebbe essere fattibile per loro, però diventa più a discapito tuo, hai più cavalleria addosso con la rally, hai più situazioni dove devi sempre ragionare un pochino più col cervello, però il sound della rally a me piace molto di più, raga, cioè pronti via, la senti veramente esplodere, la senti ruggire, e quindi mi piace di più anche come arriva all'imitatore. Ok. Questo solo per configurare bene la nostra moto, poi oggi in realtà avevamo qui anche le pedane rally, quindi con molto più grip, che è una condizione necessaria per fare dell'off-road un po' più spinto. Ok, giriamo pulsantiera, facilissimo, il motore si accende, ci mettiamo 3 secondi, salto su, vi ho già detto l'ergonomia, ci torno velocemente sul fatto che comunque mi sento a casa, come ho detto sono molto vicino al suolo e questa cosa mi dà quel ready to race, quella situazione realistica, quella situazione lì in realtà ecco qua che mi divide in due mondi, nel senso che mi viene voglia di dare forte, ma mi accorgo subito che queste sospensioni in realtà non mi sostengono fino al punto tale di poter forzare la mano. Ecco, lì vogliamo provare la R, vogliamo vedere questi 40 mm in più che ci sono di corsa, quanto potrebbero fare a casa nostra, ma soprattutto un'idraulica molto più sostenuta, perché quello che manca è quello di cui abbiamo bisogno nelle condizioni veramente di andare a fare dell'enduro vero, come abbiamo fatto oggi. In una situazione più amatoriale dove vogliamo ma anche iniziare a fare dalla strada, entriamo in off-road, ma vogliamo invece fare un po' di off-road vero, non per forza tutti devono farlo al nostro livello, allora già è un compromesso buono. È un compromesso buono che di ciclistica funziona veramente bene, soprattutto perché, come vi ho detto, le regolazioni si sentono per un po' tutto, nel senso che la risultante di tutto questo è semplicità. Con questa moto diventa tutto un pochino più semplice, di là diventa tutto più performante, con di là intendo la R, che ancora però nella modalità 2023 non abbiamo ancora guidato. Parlando della forcella, sicuramente troppo morbide, quindi per me, monoammortizzatore invece che riesce a seguirmi e a copiare tutte le asperità del terreno, un bellissimo compromesso, ma entriamo nel vivo invece del motore. La risposta del gas è così rotondo, presente, progressivo, e mi piace tirarla sui fuorigiri all'imitatore, perché in realtà canta veramente tanto e può insistere. È in quella condizione lì che quando si azzarda un pochino in più in realtà trovi una situazione di sicurezza. Spaziatura dei cambi ottima, non ho bisogno di trovare la cambiata perfetta, sono sempre lì che riesco a giocare, anche se devo dire nel momento in cui invece non andiamo alla nostra andatura ma rallentiamo un pochino, stiamo veramente facendo un momento transitorio di trasferimento oppure ci riferiamo di più alla velocità più bassa degli amatori, la prima è un filino troppo lunga, avremmo bisogno di una prima più corta, più ravvicinata, ma questo sicuramente è una condizione che si potrebbe risolvere con una corona terminale già differente, è una questione di dentatura. Quando iniziamo ad accelerare veramente sul veloce la moto diventa un proiettile, comunque ci mette veramente poco a raggiungere delle velocità importanti, spaziature come detto le ficchi dentro tutte, anzi in off-road quando inizia a essere bucato ti conviene tenerla all'imitatore e riesci a giocarci veramente bene. Insomma, secondo me è davvero una moto super interessante e una moto che si posiziona perfettamente e dannatamente bene per chi vuole veramente iniziare a fare i primi passi in off-road, ma i primi passi non giusto per attraversare e andare alla spiaggia, ma i primi passi veri. Prendo questa moto perché ci voglio fare un traveling 360 gradi, una vera globetrotter, ma voglio andare anche in off-road e ogni tanto in off-road ci voglio andare un pochino bene. Se volete entrare maggiormente nei dettagli, soprattutto di quello che poi alla fine è rimasto praticamente uguale alla moto dell'anno scorso, potete andare a rileggervi la prova che abbiamo fatto noi della Adventure R versione 2022. Qui in realtà, come ho detto, il grande paragone per quello che potrebbe essere la R, anche se non mi spingo oltre perché noi non vediamo l'ora di provarla e provarla in una condizione, se oggi siamo stati qui, la prossima volta vogliamo andare con la R veramente a fare dell'enduro estremo vero. La grande differenza secondo me è per chi va la moto, da chi deve essere posizionata. Per un amatore questa è pura e vera semplicità. Lei potrebbe essere la moto ideale.
la R, come lo dice la stessa sigla, è veramente più dedicata a un mondo racing, dove nell'off-road bisogna e si inizia veramente a spingere davvero davvero. Però per il momento vi saluto, vi dico e vi chiedo anche di andare a fare una bella occhiata e seguirci tutti sui nostri canali social. Ci vediamo al prossimo video, bella da Zaffa e yo!